Macre Bag presenta il nuovo tutorial di questa borsa arancione. La borsa si chiama Eva e il tutorial è talmente semplice e dettagliato che pure le principianti sono in grado di realizzare questo modello. Una borsa di piccole dimensioni, semplice e bella. Benvenute o bentornate in questo nuovo video tutorial. Io sono Martina e questo è Macre Bag. Oggi ti mostrerò come realizzare questa nuova borsetta molto semplice e alla portata pure delle principianti. Ma prima di iniziare il tutorial ti ricordo di iscriverti al mio canale per non perderti tutti i prossimi video e cliccare pure sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Inoltre mi potrai seguire pure sui canali social, mi trovi sia su Instagram che su TikTok col nome macre.bag. Ma prima di iniziare il tutorial vero e proprio, vi ricordo che troverete tutto l'occorrente necessario per realizzare questa borsa su macrebag.it. Abbiamo utilizzato il cordino big, in questo caso nella colorazione arancione, ma troverete anche tantissimi altri colori. In più abbiamo preso 1 metro di catena, una catena in acciaio inossidabile che quindi non si rovina col tempo e rimane sempre invariata. Avete sia la possibilità di acquistare questa oro oppure argento, eppure 2 anelli a moschettone apribili. Quindi mi raccomando che sul sito troverete tutto questo occorrente di una qualità altissima e potrete realizzare pure voi questa borsetta. E infine abbiamo utilizzato un uncinetto 8, quindi vi suggerisco di fare delle prove prima di iniziare il lavoro, ma ho utilizzato un uncinetto intorno al 7, 7,5, 8. Vedete voi qual è quello a cui vi trovate meglio. Ma quali sono le caratteristiche di questa borsetta? Questa borsetta risulta molto rigida e di piccole e medie dimensioni. Molto rigida perché abbiamo deciso di utilizzare il nostro cordino big, che è un cordino fettuccia quasi molto spesso e che quindi riesce a rendere i modelli abbastanza rigidi, come potete vedere. Non è stata in più foderata e non sono state aggiunte nemmeno delle chiusure a calamite all'interno, appunto perché il cordino big in questo caso non lo richiede. Poi ovviamente se volete foderarlo, aggiungere una calamita qui, non ci sono problemi, può essere fatto senza alcun problema. In più le misure le troverete nella descrizione del video, le dimensioni sono abbastanza piccole, però se volete fare una dimensione un pochino più grande non ci sono problemi, basterà semplicemente aggiungere un tot di catenelle, soprattutto perché il filato cordino in questo caso è avanzato molto, quindi potete scegliere voi di o creare una borsa più grande o crearne anche un'altra di queste stesse dimensioni. Iniziamo quindi ora a vedere il tutorial vero e proprio. Mi raccomando, seguite passo passo tutte le indicazioni che io e mia mamma vi indichiamo. Se fate così, il risultato sarà pressoché questo. E quindi iniziamo il tutorial della borsa Eva. Iniziamo realizzando il nostro cappietto. Quindi questo, e facciamo in tutto 15 catenelle. Quindi se andiamo a considerare poi anche il cappietto, in totale saranno di 16. Quindi così, e poi vediamo come andare avanti. Ecco fatte tutte le catenelle, dobbiamo iniziare a lavorare i nostri punti bassi. Quindi salto il primo punto ed entro in quello successivo. Vedete, in questo modo entro con l'uncinetto qui, carico il filo e lo trascino all'interno formando 2 asoline. Ora carico di nuovo e trascino chiudendo tutte e 2 le asole. Ancora lentamente entro nel punto seguente, nella catenella seguente, carico il filo e lo trascino fuori. Ho 2 asole, carico di nuovo e le chiudo. E ora andiamo avanti velocemente. Continuo a realizzare i miei semplici punti bassi. Faccio così per tutti e 15 i punti delle catenelle fino ad arrivare all'ultimo. All'ultimo dovrò fare dei cresciuti. Facciamo vedere come farli. Eccoci arrivati all'ultimo punto, abbiamo fatto la prima parte
del giro di punti bassi e ora dovrò lavorare, come vi ho detto, 3 cresciuti o aumenti, come preferite chiamarli, quindi 3 punti bassi nel solito punto. È un gocciolino più difficile da lavorare perché abbiamo il filino più corto, dobbiamo reggerlo, però continuiamo, vedete, in questo modo realizziamo 3 punti. Questo mi servirà anche per girare il lavoro, perché andrò a lavorare poi dall'altra parte della catenella. Quindi ora, vedete, tiro bene il filino più corto, che così si chiude meglio, e vado avanti realizzando i punti bassi dall'altro lato. Quindi entro nel punto e vedete cosa faccio? Mi porto dietro anche il filino più corto. Questo mi serve per andare a chiudere e non dover fare una successiva cucitura. Quindi lo metto qui sopra l'uncinetto, carico col filo più lungo e porto fuori 2 asole, carico di nuovo e chiudo. E vado avanti, in questo modo portandomi dietro sempre il filo più corto e realizzo gli altri punti bassi. Arrivo anche qui fino all'ultimo punto del giro. Siamo arrivati all'altra estremità, quella di partenza, infatti vi abbiamo aggiunto il nostro marcapunti per ricordare da dove siamo partiti. Ora devo lavorare l'ultimo punto, in questo caso non faccio 3 punti bassi, ma 2, perché il primo era già stato fatto all'inizio del giro. Quindi rientro con l'uncinetto e faccio un primo punto basso, come prima, di nuovo un altro nel solito punto, quindi e 2, vedete, finito. Ora andiamo avanti e dobbiamo iniziare a lavorare il giro numero 2. Rientro, vedete, in queste asoline che sono quelle del punto di partenza, il primo punto, carico l'uncinetto e le trascino fuori. Ora ho queste 2 asole che chiudo l'una con l'altra, quindi faccio un punto bassissimo. Ora facciamo una catenella per alzare il lavoro e rientriamo ben 2 volte nel solito punto, quindi faccio 2 punti bassi all'interno del solito punto, 1 e 2. Continuo ora andando avanti con singoli punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità dove troverò i cresciuti e in quel caso dovrò fare un lavoro differente. Siamo arrivati ora all'altra estremità e non abbiamo lavorato i 3 cresciuti del giro precedente. Ora dovrò entrare nel primo, qui, e faccio 2 punti bassi nel solito punto, quindi 1 e 2, ovvero un cresciuto. Ora un singolo, ne faccio uno e di nuovo ne faccio un altro e altri 2 nell'ultimo punto basso del giro precedente. E ora continuiamo, andiamo avanti, realizziamo singoli punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità. Anche qui ho 2 punti bassi lavorati nel solito punto e mi fermo e facciamo vedere poi come lavorarli. Continuate comunque con questi singoli punti. Eccoci arrivati all'altra estremità, abbiamo quasi finito il secondo giro e ora devo lavorare 2 punti bassi all'interno di ognuno di questi 2 punti. Quindi entro qui e faccio un primo punto basso, entro di nuovo e faccio il secondo punto basso. Ancora l'ultimo punto, entro, faccio il primo punto, di nuovo il secondo. Ora devo andare a chiudere, vedete, rientro qua giù e faccio un punto bassissimo, quindi chiudo entrambe le asoline. Anche in questo caso abbiamo finito il secondo giro. Ora facciamo una catenella e andiamo avanti. Ora rientro una sola volta nel punto dove ho lavorato il punto bassissimo, quindi faccio un punto basso
così, e nel punto seguente invece faccio 2 punti, vedete dove c'era il cresciuto precedente del giro precedente, quindi entro lì, prendo le asole, vedete, carico e chiudo, di nuovo rientro al suo interno e chiudo, e ora vado avanti realizzando punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità, dove trovo sempre i cresciuti del giro precedente. Questo lavoro viene fatto per dare forma ovale alla base e ampliarla e darle soprattutto agli angoli questa forma tondeggiante. Ora andiamo avanti e vi facciamo vedere come lavorare l'altra estremità. Sono arrivata, vedete, dove avevo i 2 cresciuti, qui, e quindi in questo punto realizzo altri 2 punti bassi all'interno, quindi faccio il primo, 1 e 2. Ora faccio un solo punto basso, 1, ancora 2, rientro qui, 1, rientro di nuovo e faccio il secondo. Ora ne faccio solo 1 e di nuovo altri 2. A questo punto vedete dove avevamo i cresciuti del giro precedente. Facciamo questa alternanza, quindi alterniamo un cresciuto a un punto basso semplice per 3 volte. Ora andiamo avanti realizzando singoli punti bassi per ogni punto del giro precedente fino ad arrivare all'altra estremità. Ci fermiamo quando ritroviamo di nuovo il cresciuto, ovvero vedete in questo punto qui. Andiamo avanti e vi facciamo vedere dopo. Eccomi arrivata all'altra estremità. Ora qui faccio 2 punti bassi nel solito punto, quindi 1, di nuovo entro e ne faccio 2. Ora ne faccio uno singolo, vedete più piano, e ora l'ultimissimo punto che lavoro del giro, anche qui faccio un punto basso con un cresciuto, quindi 2 punti. Rientro ora, vedete, nelle 2 asoline iniziali, carico l'uncinetto, lo trascino fuori e chiudo con un punto bassissimo. Ed ecco che abbiamo finito pure il terzo giro. E ora iniziamo il quarto giro. Faccio la catenella per alzare il lavoro e rientro nel punto dove ho fatto il punto bassissimo e faccio un solo punto basso. Ora di nuovo un punto basso nel giro seguente, nel punto seguente, e dove ho i cresciuti del giro precedente, in corrispondenza dei 2 cresciuti, faccio un punto basso e un cresciuto, quindi 2 cresciuti, 1 e 2. Vado avanti ora realizzando singoli punti bassi come abbiamo fatto fino ad ora, fino ad arrivare all'altra estremità dove troviamo i 2 aumenti dell'altro lato, questo punto qui. Quindi fino a quel punto lì continuiamo con semplici punti bassi e poi facciamo un'altra lavorazione. E ora che siamo arrivati dove troviamo il cresciuto del giro precedente, vado a fare 2 punti bassi. Quindi il primo, entrando nel punto, rientro nel punto e faccio un altro punto basso. Ora faccio 2 singoli punti nei 2 punti seguenti, quindi 1 e 2, e ancora ora, vedete qui dove ho i cresciuti, ne faccio 2 nel solito punto. Quindi alterno dei doppi punti a 2 singoli punti. Quindi ora faccio altri 2 singoli e qui che c'è cresciuto ne faccio 2 all'interno dello stesso buchino. Così il fondo, la base della borsa, si amplierà molto. Andiamo avanti e semplicemente lavoro i punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità dove ritrovo i miei cresciuti.
Qui sono dall'altro lato, vedete qui dove trovo i miei 2 cresciuti, faccio 2 punti bassi all'interno del solito punto, quindi 1 e 2, di nuovo 2 singoli, quindi entro in questo punto e faccio un punto, entro in quello seguente e faccio un altro punto basso. Ora qui faccio, che sono all'ultimissimo punto, 2 punti bassi nel solito buchino, quindi 1 e 2. E ora semplicemente rientro nell'asolina, vedete questa, carico il filo, trascino fuori e chiudo con un punto bassissimo. Eppure il quarto giro è terminato. Abbiamo finito quindi il quarto giro, come vi ho detto, ma pure il fondo della borsa, e quindi ora inizieremo a lavorare in spirale realizzando singoli giri di punti bassi. Vedete, vado a fare una catenella per rialzare il lavoro, rientro all'interno del punto appena lavorato e faccio un singolo punto basso, e ora inizio facendo solo e soltanto punti bassi. Il lavoro di questo e di tutti i prossimi giri sarà esattamente identico, quindi non vi facciamo vedere tutti i giri successivi. Al termine di questo giro però inizieremo a lavorare spirale, quindi non dovremo più fare un punto bassissimo e una catenella per iniziare il giro successivo. Noi andiamo avanti, vi facciamo vedere quando poi abbiamo terminato tutto il giro e inizieremo così a lavorare in modo continuativo senza terminare i singoli giri. Ecco terminato tutto il quinto giro, e ora semplicemente invece di fare un punto bassissimo qui faccio un punto basso. Vedete, viene un leggero buchino da una parte, però poi noi continuiamo a lavorare e risulterà quasi inesistente. E ora continuiamo realizzando un tot di giri di singoli punti bassi. Noi ci vediamo più avanti e vi facciamo vedere il risultato e effettivamente quanti giri abbiamo lavorato. Ed ecco qui che abbiamo fatto tutti i giri, abbiamo realizzato un totale di 17 giri, di cui 14 sono quelli realizzati con semplici punti bassi. Ora siamo arrivati a lavorare fino esattamente a questo punto, quindi il punto di partenza che corrisponde all'angolo preciso, e quindi facciamo un ultimo giro di punti bassissimi in costa retro. Quindi vedete, prendo l'uncinetto e lo vado a inserire all'interno di questa V qui, prendendo la sola asolina più esterna, raccarico l'uncinetto, trascino fuori e chiudo tutte e due, uno con l'altro in questo modo. Rifacciamolo. Il punto seguente, entro, vedete all'interno qui di questa V, la zona più lontana, carico l'uncinetto e chiudo un'asola con l'altra e andiamo avanti così. Completerò tutto il giro, quindi una volta poi arrivata al termine del giro chiuderemo il lavoro, aggiungeremo gli accessori finali e la borsa sarà pronta. Quindi andiamo avanti, anche qui facciamo un punto bassissimo in costa retro per ogni punto basso del giro precedente e vi facciamo vedere poi il risultato come viene, quindi è un po' più rifinita. Faccio l'ultimo punto, anche questo un punto bassissimo in costa retro, tiro molto il filo, che vedete sono arrivata in corrispondenza del punto di partenza. Ora tiro il filo di circa 10-15 cm e lo taglio. Tolgo l'altra parte e devo andare a fare la mia chiusura invisibile, che quindi non si nota. Come faccio? Salto questa prima V e devo entrare con l'uncinetto nella seconda, quindi prendo e trascino il filo e lo faccio passare. Entro poi nella V di partenza, prendo il filo e lo trascino.
tirate bene e vedete che non si nota la mia chiusura. Ora giro la borsa e vado a fissare il filo all'interno, vedete, in questo modo, facendo dei piccoli nodini, filando un uncinetto più piccolo, e vedete entro nei nodini interni formati dai punti bassi dei giri precedenti e vado a fissare il filo in questo modo. Cerco di fare indicativamente una decina di nodi lungo la lunghezza della borsa in modo da fissarla al meglio, poi la parte in eccesso si taglia e la punta si brucia, e fare in modo che poi il filo non si sfili e quindi la borsa rimanga comunque intatta. Quindi fate questo lavoro per un po' di volte finché non siete sicure di aver ben fissato il lavoro. E ora dobbiamo andare ad aggiungere l'anello. Vedete come da questa parte abbiamo fatto una piega e posizionato in questo modo per dare forma alla nostra borsa. Riprendiamo l'altro lato, vedete, lo pieghiamo bene e dobbiamo andare a cercare l'angolo esatto che corrisponde appunto al fondo della borsa. Ora a questo punto lo piego all'interno in questo modo, vedete, così, e prendo il mio anello e vado a fissarlo in questo modo, vedete, prendo le due parti interne, questa e questa, e semplicemente, vedete, entro all'interno dei nodini, fisso la borsa e gli do questa forma qui. Ora andiamo ad aggiungere la catena e la nostra borsa è pronta. Ed ecco qui che la borsa Eva è pronta, abbiamo terminato aggiungendo pure la nostra catena e vi servirà solamente 1 metro di catena, potete acquistarlo tranquillamente sul nostro shop macrebag.it come il filato e i 2 anelli. Quindi se avete seguito passo passo il video, il risultato sarà questo: una borsetta di piccole e medie dimensioni, ma comunque molto capiente, potete utilizzare in queste calde serate estive. Ma non vi preoccupate, perché il cordino big è un tipo di filato evergreen, quindi che potete utilizzare sempre, sia in estate, autunno, inverno o primavera. Non è un tipo di filato estivo né invernale, ma è adatto per tutte le stagioni. Quindi realizzate questa borsetta, come vi ho detto la potete utilizzare benissimo e starà molto bene con i vostri vestiti super estivi, ma perché no, poi vi farò vedere infatti più avanti, pure con un cappotto o degli sciarponi, vi dico che sta benissimo. Noi ora vi salutiamo, io e Roy, e ci vediamo quindi al prossimo video.